Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono King e vi do il mio benvenuto sul canale King's Arts, il canale dove viene mostrato come restaurare le sneakers al meglio, il miglior modo per ripulirle e la nascita di qualche custom figa. In questo video, come riportato dal titolo, vi mostro il restauro di queste Air Jordan 1 OG Hyper Royale e poi andremo a illustrare il lavoro da fare, ma prima lanciamo la intro e poi procediamo. In questo restauro non si ha tantissimo lavoro da fare, per cui vi spiego subito cosa andremo a fare. Allora, andremo a di sicuro lavare completamente la scarpa sia all'interno che all'esterno. Poi andremo a sbiancare completamente le suole, che adesso sono in uno stato bruttissimo, come potete ben vedere è di un giallo schifoso che non si può guardare. Poi andremo a stirare le punte, andremo a rimediare su qualche scorticata e qualche graffio che abbiamo qui. Poi andremo a passare una lucidata con acetone, andremo a passare un bel blu chiaro e la scarpa sarà finalmente pronta. Adesso cominciamo subito con la fase 1, cioè il lavaggio. Ok, abbiamo le scarpe pulite in modo standard, i lacci pronti per andare nella sacca. Le suole interne le abbiamo tenute da parte perché erano quasi distrutte, quindi ho preferito pulirle fuori dalle riprese e fuori anche dalla sacca per evitare di danneggiarle ulteriormente, che poi andrò a comprare quelle nuove. Quindi adesso non ci resta che mettere scarpe e lacci dentro la sacca e poi mettere in lavatrice a ciclo corto e acqua fredda, così non le danneggiamo, non le distruggiamo e non ci arrabbiamo per eventuali danni. Molto bene, le scarpe sono tornate completamente pulite, profumate, disinfettate, quindi siamo a posto. Adesso procediamo con la fase successiva e si tratta della sbiancatura delle suole, che come potete vedere sono diventate molto gialle e si sono anche un bel po' imbruttite. Quindi adesso procediamo con la sbiancatura. Andremo a usare l'ossigeno in crema a 40 volumi, lo spazzolino o pennello per passare e la pellicola trasparente, e infine andremo ad esporre ai raggi solari. Visto che stiamo arrivando in estate, useremo appunto quelli del sole, non quelli della lampada. Ora procediamo.
Molto bene, la sbiancatura è stata completata, come potete ben vedere il risultato. E come potete vedere anche nella scarpa destra. Ci sono volute diverse ore perché in questi giorni nella mia zona è stato un periodo di piogge, di tempo brutto, quindi il sole è tornato in questi giorni, quindi eccole qua. Adesso procederemo con stirare le suole perché si stanno iniziando a piegare e a me non piacciono così, quindi adesso le stireremo con il ferro da stiro, con un asciugamano bagnato che vi mostrerò come fare. Metteremo dei materiali all'interno per poter dare la sua forma. Poi andremo con la scartavettatura sulle scorticate, come potete vedere anche qui e qui vi mostrerò il giusto grado di carta vetrata da usare. Poi andremo a dare una lucidata e dopo aver passato lo spray matte finish della Krylon, la scarpa sarà finalmente pronta. Adesso basta chiacchiere e procediamo. Come potete ben vedere, come sono benvenute. Adesso procederemo con la scartavetratura delle parti rovinate, che sono veramente poche, per fortuna, perché queste scarpe le ho trattate proprio in modo maniacale. Poi vabbè, ci può stare che col tempo si rovinino, perché anche io vado in giro, anche io corro, anche io faccio varie cose, come tutti gli esseri umani. Per cui con della carta vetrata, e tra poco vi dirò anche il grado, vi mostrerò come fare, come non rovinare, come non raschiare ancora di più la pelle e prepararla per la verniciatura. Quindi procediamo. Andremo a usare della carta da 800, quindi strappiamo. Allora, vediamo per scarpa. Allora, in questa scarpa nella sinistra li abbiamo qui leggermente, nella destra qui, e poi andiamo a verniciare piano piano. Come avete visto, ho sistemato con la carta vetrata da 800. La 600 in questo paio non è necessario perché è un po' più ruvido rispetto a quello dell'Air Force, cioè il tessuto, la pelle. Ok, adesso che abbiamo sistemato, dato una lucidata con acetone, useremo questo blu chiaro della Wilbra che, se guardate, la tonalità è praticamente la stessa, non è che la tonalità è la stessa, quindi perfetto, non faremo danni, non faremo figuracce. Non ci resta che non andremo a colorare tutta la scarpa, ma soltanto le parti rovinate, perché il mio obiettivo nelle scarpe che restauro o nelle mie sinceramente è di mantenere l'originalità della scarpa, quindi la rende anche più bella, la rende anche più, cioè si vede che questa scarpa ha ancora molto da dare. E in casi in cui faccio un restauro e rifaccio tutta la scarpa dal colore dall'inizio alla fine, è perché o la scarpa ne ha bisogno oppure la pelle è troppo vecchia, ha bisogno di un colore nuovo. Quindi adesso basta parole, andiamo con in questi casi con un secondo. Fatto. Con un bastoncino di cotone o con lo stuzzicadenti, che è piccolino e ci servirà, andremo a coprire con il colore le parti rovinate. Poi andremo a passare il matte finish della Krylon, ne mettiamo i lacci, la scarpa sarà pronta. Procediamo.
Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine del restauro di queste Air Jordan 1 Hyper Royale High. Devo dire che il restauro è venuto molto bene, come potete ben vedere, è proprio magnifica. Allora, facendo piccoli passi, facendo un recap di quello che sia stato fatto. Allora, come potete ben vedere, abbiamo lavato completamente le scarpe, le abbiamo ripulite, le abbiamo sbiancate completamente, abbiamo sbiancato le suole con ossigeno in crema 40 volumi, con la pellicola trasparente, poi l'abbiamo passata al sole, che presto vi mostrerò in modo giusto e vi mostrerò un procedimento, vi spiegherò nel dettaglio di come si fa, di cosa si tratta, e che non è una cosa da poco, fidatevi, perché sono capaci tutti di lasciarli così al sole, ma ci vuole il modo giusto, l'esposizione giusta e tante altre cose che poi vi spiegherò. Poi come avete visto, dopo la sbiancatura ho stirato completamente le punte, quindi è venuto un bel risultato, come potete ben vedere qua. In alcuni punti ho passato la carta vetrata per ridare quel tocco unico, uniforme alla pelle. Poi ho dato il blu chiaro, ho passato il matte finish della Krylon, ho rimesso i lacci ed eccole qua le nostre scarpe. Devo dire che sono veramente stupende. Adesso le posso di nuovo rimettere e far sembrare che siano nuove, a parte la suola sotto che è consumata, ma appena avrò imparato la tecnica del suo swap, che consiste nel prendere la suola, tagliarla, toglierla dalla scarpa vecchia e mettere la suola nuova. Appena avrò imparato porterò un video apposta su come fare, quindi tempo al tempo. Poi non so cos'altro dire, sono davvero contento di come sono venute e non vedo l'ora di rimetterle. Ora le rimetto nel suo scatolo, poi le rimetto lassù, oppure direttamente a scuola o in giro. Bene, questo è tutto, spero che questo video restauro vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel pollice in su, un commento con qualsiasi paio di scarpe che volete restaurate, pulite o customizzate, io metterò in lista e saranno nei prossimi video. E questo è tutto, io sono King, qui è King's Arts e ci vediamo al prossimo video.